Amici delle due ruote, bentrovati! Spero che il nuovo anno possa portare a tutti voi buone cose. Questo appuntamento è dedicato interamente a una super sportiva ricca di successi e forse la più amata dagli appassionati del genere, la Yamaha R1. Essendo anch'io stimatore da sempre, non mi sono lasciato scappare l'occasione di provare le varie versioni. Fin dal primo modello, prodotto nel 1998, rimasi colpito per l'agilità della ciclistica e l'esplosività del suo propulsore. Se siete curiosi di conoscere l'evoluzione e non solo, restate con noi! Discendente dalla FZR 1000 Genesis prima e dalla Thunder Race poi, la R1 si è evoluta diventando il riferimento delle supersportive di quei tempi. La prima versione fu presentata alla ICMA di Milano nel 1997 e prodotta nel 1998. Per questo modello il motore della Genesis fu riprogettato per creare un'unità più compatta, sovrapponendo l'albero principale del cambio al di sopra dell'albero motore. La nuova disposizione rendeva il motore più corto di 81 mm così da poter utilizzare un forcellone più lungo. Il risultato era una migliore trazione senza compromettere l'intero asse della moto. Il telaio Delta Box evolveva anch'esso a fronte del nuovo layout del motore. Quest'ultimo era parte integrante del telaio a doppia trave in alluminio. Come sulla Thunder Race era dotato di un doppio albero a camo in testa, ma le 5 valvole per cilindro erano di minor diametro e le teste diversamente profilate. Sempre 4 i carburatori Game da 40 mm. L'impianto di scarico rimaneva dotato della valvola X-Up per migliorare la coppia a tutti i regimi, una soluzione già collaudata sul modello FZR 1000 dell'89. La riduzione di peso, che solo grazie al motore più leggero faceva scendere l'ago della bilancia di 9,5 kg rispetto alla Thunder Race, era di per sé un fatto eccezionale. Con un peso di soli 177 kg e una potenza di quasi 150 cavalli si poteva godere di un rapporto peso-potenza mai visto prima su una moto di serie. La prima volta che la guidai rimasi sconcertato per quanto fosse facile sollevare la ruota anteriore a ogni apertura del gas. Una cosa impossibile con la mia moto di allora, una pesantissima e meno performante Kawasaki GPZ 1000 RX. Perché la ciclistica della R1 non entrasse in crisi ogni volta che si raggiungeva la coppia massima, era necessario fare degli interventi. Quello più opportuno era la sostituzione del monoammortizzatore originale con qualcosa di più performante. Gli ingredienti necessari al fine di poter scaricare a terra i tanti cavalli difficili da gestire erano una molla più rigida, una migliore risposta idraulica in entrambe le direzioni e un retrotreno più alto. Quest'ultimo accorgimento era possibile solo grazie a un monoammortizzatore di derivazione Racing. L'avamtreno presentava qualche limite solo nelle staccate più violente. La soluzione era quella di sostituire i pompanti interni della forcella. L'anno successivo al suo esordio, la R1 veniva rivista in alcuni dettagli. Oltre alla diversa livrea, il leveraggio del cambio fu riprogettato e allungato l'albero dello stesso. La seconda generazione venne presentata nel 2000, furono circa 250 le parti riviste tra motore e telaio. Inoltre venne migliorata l'aerodinamicità della carena e le prestazioni del motore per mezzo di una nuova marmita in titanio. L'erogazione fu comunque leggermente addolcita. Il serbatoio diversamente sagomato e la sella protesa maggiormente verso il posteriore consentirono un maggior carico sull'avantreno. Nonostante questo, però, tenere la ruota a terra era comunque un'impresa. Nel 2002 il progetto fu ulteriormente rivoluzionato. I carburatori vennero sostituiti dall'iniezione elettronica che cambiò radicalmente il carattere della R1. Seppur la nuova soluzione rendeva più lineare l'erogazione della potenza, nell'uso racing mancava quel quid di sportività che innalzava l'adrenalina. Su strada diventò una sportiva alla portata di tutti, migliorò anche il sistema di raffreddamento e lo scarico cambiò configurazione. Di fatto passò dal 4 in 1 al 4 in 2 in 1. Il terminale rimase in titanio. Il telaio fu completamente ridisegnato e sviluppato con struttura idroformata. Questa soluzione riduceva drasticamente i punti di saldatura migliorando la rigidità complessiva del 30%. Il motore venne ancorato 20 mm più in alto per migliorare la velocità in inserimento curva. Migliorato anche il comportamento delle sospensioni sotto tutti gli aspetti. Nei lunghi corvoni veloci era precisa come una lama e nelle violente accelerazioni era più gestibile l'impennata. Pertanto sia stata forse la meno amata, a me è piaciuta molto per la ciclistica veramente a punto. La quarta generazione apparve nel 2004 e tornava ad essere molto cattiva.
I nuovi condotti di aspirazione erano in grado di fornire un maggior flusso d'aria all'airbox, aumentando la pressione al suo interno. La soluzione contribuì a un incremento di potenza raggiungendo quota 172 cavalli. Perché la ciclistica non ne risentisse di una tale performance, vennero riviste le geometrie del telaio e la distribuzione del peso. Nonostante i nuovi accorgimenti, però, la ruota tornava ad alzarsi con molta facilità. Due erano le cose da prendere in considerazione e su cui intervenire al fine di poter aprire il gas più serenamente. Il primo riguardava il collettore di scarico che per raggiungere i due terminali sotto coda passava troppo vicino al serbatoio pressurizzato del mono. Quest'ultimo si surriscaldava mandando in cavitazione l'olio al suo interno. Nei periodi caldi il problema si verificava anche in utilizzo su strada della moto. Per ovviare a tale problema, pensai di sostituire il monoammortizzatore con uno più performante e dotato di serbatoio separato da poter installare lontano dal collettore. Il secondo intervento da fare era quello di aumentare il sostegno al posteriore per mezzo di una molla più rigida e cambiare le tarature idrauliche. All'epoca usai un mono della FG Gubellini con molla da 9,5 kg. L'insieme delle due soluzioni garantiva maggior stabilità in percorrenza di curva e maggior trazione. Un terzo intervento possibile era quello di aumentare l'interasse tra i due perni ruota grazie all'utilizzo di una catena più lunga di due maglie. Così facendo la tendenza a impennare diminuì drasticamente. Sfruttare tutta la potenza non era più un problema. Le novità non si limitavano alle sole prestazioni del propulsore che peraltro era dotato di nuove bielle e di corpi farfallati secondari. Anche l'impianto freni veniva potenziato di nuove pinze d'attacco radiale e relativa pompa. Inoltre fu installato un ammortizzatore di sterzo. Per un uso stradale era buona cosa sostituire la corona con una di diametro maggiore, questo al fine di accorciare la rapportatura e quindi sfruttare meglio la potenzialità del motore. Nel 2006 venne presentata una versione più esclusiva ed efficace per un utilizzo racing. La SP era dotata di un forcellone più lungo di 20 mm, di una piastra di sterzo inferiore più robusta, di cerchi marchesini forgiati, di sospensioni Öhlins e frizione antisaltellamento. Anche la potenza salì nuovamente di 3 cavalli, il carattere del motore però non cambiava dal modello standard. Prodotta in serie limitata, per l'Europa ne furono importate solo 500. Guidandola tra i cordoli si poteva apprezzare la maggior velocità nei cambi di direzione grazie ai cerchi più leggeri di quelli montati sulla versione base. Le piccole ma importanti modifiche fatte alla ciclistica davano maggior feeling alle massime inclinazioni. Le sospensioni Öhlins offrivano ogni tipo di regolazione per adattarla a proprio piacimento. Nel 2007 arrivò la quinta generazione con notevoli cambiamenti. Il nuovo motore abbandonò le 20 valvole per un Loyal più convenzionale di 16. La compressione venne maggiorata e la potenza salì nuovamente. Nonostante i 180 cavalli di questa nuova versione, la potenza era meglio gestibile per un'erogazione più lineare del motore. Questo era dovuto all'adozione di un acceleratore elettronico ride-by-wire e ai condotti di aspirazione a geometria variabile. Il radiatore venne maggiorato per un miglior raffreddamento. Il telaio venne rivisitato nuovamente e la carena modificata per meglio far defluire l'aria calda. All'anteriore due nuove pinze freno a 6 pistoncini mordevano i dischi da 310 mm in maniera differenziata, un sistema che garantiva una maggior modulabilità della potenza frenante, ma che portava a dover sostituire più frequentemente le pastiglie. Le vibrazioni erano maggiormente percepibili rispetto al modello precedente. Spesso ci si trovava con il fastidioso formicolio agli avambracci. La sesta generazione arrivò nel 2009 con un propulsore completamente nuovo e dotato di un albero motore con tecnologia sviluppata in MotoGP. Su questo albero ogni perno di manovella fu disposto a 90 gradi rispetto al successivo, formando una configurazione a croce da cui prende il nome crossplane. La funzionalità a scopi regolari migliorò la spinta del motore a tutti i regimi e con una migliore progressione. Una soluzione che portava a un comportamento del motore a metà strada tra un 2 e un 4 cilindri. I vantaggi di questa soluzione andarono a beneficiare sull'efficacia ai fini di guida in un utilizzo racing e nella sfruttabilità su strada. Anche il nuovo telaietto in magnesio contribuì a un miglioramento complessivo, alleggerendo il peso della moto e centralizzando meglio le masse. Questa fu anche la prima versione a offrire la possibilità di scegliere tra 3 diverse mappature, standard, full power e bagnato. Nel 2012 venne aggiornato il traction control e fu cambiato il design del frontale. Le fastidiose vibrazioni scomparvono quasi completamente. Nel 2015 il progetto venne rivoluzionato radicalmente e arricchito delle più sofisticate tecnologie utilizzate in MotoGP. La nuova generazione venne dotata di una piattaforma inerziale a 6 assi per la lettura in tempo reale del posizionamento e del movimento della moto.
Questo fu determinante per la gestione dei nuovi supporti alla guida come l'ABS Cornering, il Traction Control, lo Slide Control, il Lift Control e il Launch Control. Tali sistemi, sensibili all'angolo di piega e al beccheggio della moto, fecero cambiare radicalmente l'approccio alla guida, proiettandoci in una nuova era, quella dell'elettronica. Il motore veniva rivisitato raggiungendo la potenza di ben 200 cavalli. Tutto però non funzionò perfettamente. In un utilizzo estremo della moto si riscontrarono problemi alla seconda marcia, costringendo Yamaha a effettuare un richiamo ufficiale. Per la sostituzione di alcuni elementi del cambio si dovettero aprire i motori, qualcosa che fece storcere il naso agli acquirenti. Anche il nuovo impianto frenante della Nissin non era apprezzabile, sia per potenza sia per l'intervento combinato. Per renderlo più efficace in un utilizzo sportivo era necessario apportare una serie di modifiche all'impianto. Pensando che non fosse ancora sufficiente, Yamaha rese disponibile una versione più esclusiva e in serie limitata, la R1M. Questa versione, acquistabile solo online e a un prezzo di 23.490 euro, era dotata di ruote in alluminio pressofuso, di gommone posteriore da 200, di caranatura in carbonio, di un sistema raccolta dati e di un compartimento ammortizzante con funzionalità semiattiva. Quest'ultima soluzione regolava automaticamente e in tempo reale i registri idraulici di forcella e mono. Tutto si traduceva in una moto potente, agile, ma anche più stabile e precisa in ogni frangente. Nel 2018 salì sulla versione base per scoprire quanto era stata ridimensionata, quasi fosse tornata alle origini della prima serie. Le sensazioni durante la guida però mi fecero scoprire un qualcosa di mai conosciuto sui precedenti modelli. Bastò ripulire le gomme dalla lacca protettiva e scivolosa per cominciare a danzare tra le curve con il ginocchio a terra. Sull'asperità notai una certa risposta secca delle sospensioni, che portava a qualche sbavatura. Al rientro dal primo giro cercai di educare l'assetto per una migliore guida su strada. I tentativi di trovare un assetto più morbido mediante l'utilizzo dei registri idraulici e del precarico molle non portarono benefici. Anzi, più potente, leggera e corta di interasse, la nuova R1 necessitava di un assetto particolarmente rigido. Il miglior compromesso era quello offerto dalle regolazioni standard. Una qualunque regolazione tendenzialmente più morbida rispetto all'originale risultava a compromettere il buon comportamento della moto. La nuova tendenza portava a escluderne l'utilizzo al di fuori di un circuito. Una nuova era di superbike iniziò proprio con questo modello. La mia esperienza però non mi fece arrendere. Oltre alla procedura di arretramento del perno ruota posteriore al fine di guadagnare qualche millimetro sull'interasse, sollevai anche il retrotreno senza precaricare la molla dell'ammortizzatore. Questo fu possibile grazie all'interasse regolabile del mono Showa previsto per quel modello. Anche una specifica pressione dei pneumatici contribuì a rendere la moto più ferma sull'asperità. 2,3 atmosfere sull'anteriore e 2,2 al posteriore per gli pneumatici Bridgestone Batrax Hypersport S22. Nel 2020 vennero fatte alcune modifiche mirate senza compromettere la semplicità di guida tanto amata dagli amatori ma anche dai piloti più famosi. In primis vennero ridisegnati il cupolino e il frontale per meglio proteggere il pilota dalle turbolenze. Questo miglioramento dell'efficienza aerodinamica consentiva il raggiungimento di una velocità di punta più elevata. Per aumentare ulteriormente l'affidabilità, la parte termoidraulica fu migliorata. Nuovi anche i bilancieri a dito, gli iniettori, i cuscinetti di banco e i corpi farfallati. Anche sulla parte elettronica ci furono miglioramenti e alcune novità. Il comando gas diventava gestore totalmente elettronico, avendo eliminato la parte ultima ancora a cavo. La frenata combinata venne finalmente eliminata e rivisitato il funzionamento dell'ABS Cornering. Un nuovo sistema denominato ABM consentiva la regolazione del freno motore su 3 livelli. Il Launch Control fu rivisitato al fine di mantenere un regime di rotazione più alto e quindi un migliore effetto fionda alle partenze da fermo. Purtroppo presto non sarà più possibile immatricolare questo modello per uso stradale. La R1 è la prima superbike nipponica a lasciare un vuoto sulle strade di tutti i giorni, ma di certo non sarà l'unica. Le motivazioni che potranno indurre altre case ad abbandonare la produzione di moto ipersportive per uso stradale sono sostanzialmente 3. La prima riguarda l'elevato costo di produzione che, per ovvie ragioni, innalza il prezzo di vendita rendendo questo segmento troppo esclusivo. La seconda riguarda le poche unità vendute. Di fatto non possono essere motivati continui investimenti da parte delle aziende per i frequenti adeguamenti alle normative anti-inquinamento. Una terza motivazione potrebbe essere per alcuni la più sensata. Le prestazioni raggiunte da questi mostri a 2 ruote sono eccessive su strada. Per queste possibili ragioni vediamo arrivare sul mercato i primi modelli meno performanti e più economici.
e molti appassionati bisognosi di adrenalina non si faranno scappare le ultime opportunità per aggiudicarsi una vera superbike con targhe fanali. La YZF R1 è un'icona del mondo sportivo su due ruote, lo ha dimostrato con i molteplici successi ottenuti fin dal suo esordio. La R1 rimarrà comunque disponibile per un utilizzo sportivo. Per chi ama cimentarsi tra i cordoli, potrà scegliere tra due versioni, Race e GTR. La Race viene preparata con delle sospensioni Kayaba di nuova generazione, alette aerodinamiche in carbonio, pinze Brembo Silema e relativa pompa. Non manca il sellino con rivestimento speciale antiscivolo. Ogni componente non necessario in pista è stato rimosso per ottimizzare il peso complessivo della moto. Per i piloti più esigenti c'è la versione più performante che già conosciamo. In aggiunta alle dotazioni previste per la Race, sulla GTR troviamo uno scarico completo a Krapovic, un cablaggio elettrico alleggerito e una centralina ECU riprogrammabile. La guidabilità in pista viene migliorata da un manubrio più largo e aperto e dalle pedane regolabili nella posizione. La trasmissione finale con passo 520 può essere personalizzata in relazione alla tipologia del tracciato. La GTR è di poco lontana dall'essere una superbike del mondiale. La R1M rimane comunque la più desiderata. Questo modello offre tutto ciò che si può desiderare da una moto sportiva altamente tecnologica. Completa di ogni tipologia di supporto elettronico alla guida, la R1M di ultima generazione è inoltre equipaggiata delle migliori sospensioni. Le Hollins montate su questo modello offrono talmente tante possibilità di regolazione e quindi di personalizzazione che bisognerebbe fare uno speciale per elencarle e spiegarle tutte. La peculiarità di questo modello è l'adattamento per ogni tipologia di pilota e di utilizzo. Il modello 2024 che vedete alle mie spalle è inoltre accessoriato di componenti esclusivi. Vediamo un terminale di scarico a Krapovic in titanio, pedane ricavate dal pieno completamente regolabili, codino monoposto e parafango posteriore in carbonio, leva frizione e freno ricavate dal pieno e relativa protezione, portatarga sportivo con indicatori a LED+, ganci ricavati dal pieno per cavalletto posteriore. Bene ragazzi, per questo appuntamento è tutto. Se avete necessità di ulteriori informazioni o di soddisfare una vostra curiosità, fatemelo sapere nei commenti. Per me sarà un piacere rispondere e condividere informazioni possibilmente utili. Iscrivetevi per non perdere il prossimo appuntamento con Crazy Rider Italia. Un saluto da Jumbo Test. Ciao!